Allora, siamo appena partiti se già che cucci. Abbiamo già rotto un po' di roba. Abbiamo già iniziato. Guarda che bel lavoretto che sto facendo. Ecco, dietro di noi stiamo lasciando il continente americano. Lasciamo le coste del Sud America. Al largo dell'Ecuador la pesca si fa ancora così. Un pochino più in su. Dai che pesa! Fammi vedere i colori. Ecco, appena partiti, il primo dorado. Con tranquilla navigazione arriviamo in pochi giorni a San Cristobal, alle isole Galapagos, Puerto Baquerizo Moreño. Arrivando dal Sud America, le isole Galapagos sorprendono per pulizia e urbanistica. Ci si accorge che questi posti sono speciali. Siamo immersi nella natura. Il problema più grosso è sempre la grattatina alla schiena. Hai visto i leoni marini che sono belli là con le pinne fuori? Leoni marini che fanno surf sull'onda. Siamo sotto. Stanno aspettando l'onda per il surf. 3 km. Non potevano mancare, ovviamente, le iguane di mare. Nuoto insieme ai leoni marini. La mancanza di timore, la curiosità, il senso del gioco, le continue velocissime pirolette intorno a me rendono questo momento indimenticabile. Questa tranquilla baia è il luogo di partenza ideale per la traversata dell'Oceano Pacifico. Siamo lontani e distanti dalle affollate banchine e dalla frenesia della partenza alle Isole Canarie. Siamo tranquilli e sereni. Che rumori di pancia che hai! Si sta comodi sulla plancetta lì, eh? Si sta comodoni, è vero? Guardalo che bello che è. Ma sì che ti lasciamo lì. Ma sì che ti lasciamo lì. Al massimo fa un po' di cacca. Non pulisci tu tanto. Dopo aver salutato per l'ultima volta i nostri amici baffoni, finalmente partiamo.
Ci racconti qualcosa della partenza? Allora, la partenza è stata un po' turbolenta perché il nostro agente non aveva fatto né timbri sul passaporto né zarpe. Insomma, dopo averlo minacciato di denunciarlo, finalmente si è dato una mossa, abbiamo recuperato tutto e per cui da quel momento lì diciamo che tutto è andato bene. Siamo a vela, stiamo facendo quanto? 6 nodi e mezzo, il mare tutto sommato non è agitato, quindi possiamo essere felici. Abbiamo 20 giorni di navigazione davanti. Io sono già qua sul Trespolo, sono a posto, mi sono già presa il posto. Ma intendi stare 20 giorni sul Trespolo? No, dipende dall'onda. E poi siamo già scesi sotto le 3000 miglia, per cui possiamo stare tranquilli. Bene Ale, allora siamo partiti, sembra che ci sia vento e la meteo dei prossimi giorni come sarà? Ma la meteo sta un attimino peggiorando, nel senso che abbiamo avuto una finestra di qualche giorno veramente con vento da una bella brezza decisa da sud-est, cielo sereno e infatti molte barche sono partite in questi giorni. Noi avevamo in previsione di partire in questo periodo, abbiamo un po' anticipato, abbiamo cercato di anticipare, poi abbiamo perso un altro giorno a causa della gente per i ben noti ormai detti problemi e sta un po' calando il vento e sta girando un po' da sud con possibilità anche di sud-ovest, in questo caso ce l'avremo sul naso e già adesso stiamo navigando col sud. Ma come ti sei trovato Ale con i leoni marini? Guarda, fare il bagno con leoni marini è stata veramente un'esperienza straordinaria. Avere questi animali, questo spirito del gioco che ti passavano vicino, mi prendevano il cordino della macchina fotografica e veramente c'era questo spirito del gioco e con i leoni marini un po' più grandi che mi passavano vicino e con aria sorniona facevano finta di non vedermi. È stata veramente un'esperienza grande. Primo giorno di navigazione hai già la faccia un po' addormentata. Pensa come arrivo all'ultimo. Cosa mi racconti? Niente, che abbiamo passato una bella nottata, il vento era sempre sui 8-9 nodi senza nessun problema. Tu ti sei trovato il peschereccio davanti, io mi sono trovato Guido in fianco, li abbiamo schivati entrambi, per cui dopo di lì tutto tranquillo. Non c'è anima viva, per il momento neanche anima morta, tutto tranquillo, c'è una bellissima giornata di sole. Stiamo andando verso il nulla qua, mi sembra. No, secondo me siamo già nel nulla, mi sembra qua, non succede nulla, beh meglio così da un certo punto di vista. E per il resto tutto bene, ci stiamo dando la lettura. Aspetta Che libro leggi? Ecco qua. Bello? Bello, bello. Manca poco, è arrivata già letto più di 3/4. È un vero mattone. Sì, questo è un vero mattone, sì. Quel che si dice è un vero mattone. E tu che libro stai leggendo? Guarda, io sto leggendo Melville, 2 romanzi del mare del sud. 6 mesi in alto mare. Sì, com'è vero che son vivo, 6 mesi senza veder terra, inseguendo il capodoglio sotto il cocente sole dell'equatore e sballottati sulle onde lunghe del Pacifico. Le onde lunghe ci sono, ci manca solo il capodoglio. Sì, infatti, ma ormai se li sono sterminati tutti loro i capidogli, mi sembra qua a me. Navighiamo da più di 24 ore di bollina larga. Destra d'albero abbiamo un nuovo Windex, modello Galapagos. Ma il problema è tirarsi fuori almeno un 200-300 miglia dalle Galapagos, che è una zona notoriamente nota per il poco vento. Mondo baffone, ma allora non ci troveremo mica nelle piatte equatoriali? Mondo baffone speriamo di no, speriamo di riuscire a forare
questa zona, c'è ancora un po' di brezza, oggi siamo partiti a vela e questo è già di buon auspicio e vediamo stanotte cosa gira. I prossimi 2 o 3 giorni sono abbastanza determinanti. Si può dire che scendendo 200-300 miglia troveremo l'Aliseo, per cui questa è una notizia incoraggiante. Dai. Perché sbadigli? Senti la confessa, qualche pisolino lo fai anche tu in pozzetto durante i turni. No, no, signor, no. Tu fai i pisolini durante i turni e sono giù ignara che dormo. Sicuro che tu vigili? Confessa, anche tu hai qualche momento di cedimento. Mai. Anche Mai. tu sei umana. Vai. Vabbè, ne riparliamo per la fine del viaggio. Ale, cosa stai facendo? Guarda che sono di turno, non mi disturbare, per favore. Come sei di turno? Sembri a letto, sembri. No, sono di turno, sono bellissimo. È Sì? che la luna negli occhi già mi dà un po' di fastidio. Ti ferisce l'occhio? Sì, è ma una per- luna, è una luna troppo luminosa per i miei gusti. Ma è per quello che li tieni chiusi. Ma certo. Da quanti giorni non ti lavi? Adesso da quanti giorni? Esagerato. Da ieri. Da quante settimane allora? Eh? Da quante settimane? Ma no, siamo partiti ieri, non posso non lavarli da settimana. Siamo partiti ieri, sembra di essere partiti già un mese Sì, fa. siamo così stanchi che... Ma poi dicono che prendi il piede marino, prendi il ritmo dei turni, prendi il ritmo del sonno, il ritmo del cibo, per cui tra 4 giorni saremo bellissimi. Qui Anzi, diventeremo anche un po' più puzzoni. no, perché poi ce laveremo. Oggi faceva troppo freddo per lavarsi. Dico oggi faceva troppo freddo per lavarsi perché sembra di no, siamo sull'equatore, ma l'aria è fresca, non è mica C'è caldissima. quest'aria che arriva da sud, è come la nostra tramontana, è veramente frescotta e per essere sull'equatore fa veramente fresco. E anche l'acqua non sarà caldissima, tra l'altro. E anche l'acqua. Tramonto infuocato. Speriamo ci porti un pochino di più vento di oggi. Dai, solo perché gli occhietti un po' chiusi, un po' cisposi. No, io mi dici. Allora, Ale, tu che sei lo skipper, come mi spieghi questa bollina continuata? In fondo c'è la corrente fredda di Humboldt, la corrente calda di Panama, le correnti si incontrano, piegano verso ovest, quindi il vento dovrebbe piegare verso ovest, passata la fascia di convergenza intertropicale dovrebbero essere con un bel vento in poppa, e invece? Chi lo può dire? Ale, ma adesso scusa, qual è la tua strategia? La mia strategia è andare nel frigorifero e prendere una biretta che è quasi ora di mangiare. Magari mettere su 2 spaghi o fare un panino. La tua strategia per porre rimedio a questa bollina? Scendere a sud di 8 gradi sud. Ah, Da lì il mondo ci sorriderà. va bene, allora ci rivediamo a 8 gradi sud. Sì, ma a me stamattina sembrava di star bene, allora ho fatto colazione con te, cosa sbagliatissima e così è andata, ma poi per il resto della giornata che ho preso una mezza pastiglietta, sono stata discretamente bene. Ok, ci sentiamo domani, un bacione, ciao. Un bacione anche a voi, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao, resti in ascolto per info, ciao. Freddissima.
Sesto giorno di navigazione, sei sempre che mangi. No, quindi a pane e acqua, scusa. Guarda cosa sono costretta a mangiare, un tozzo di pane. Neanche sulle navi negriere ti trattavano così. Pane e acqua. Pane e acqua. Senti, sto sud non molla, siamo ancora di Bolina. Sempre di Bolina, avevamo tre marchesi di Bolina secondo me. Siamo i primi ad aver fatto Galapagos marchesi di Bolina. Ma cambierà. Noi siamo fiduciosi. Settimo giorno di navigazione, che ne dici di questa Bolina? Dico che va sempre peggio, anche il settimo giorno si riposò. Qua è sempre peggio. La Bolina non ti piace? Diciamo che in generale la bolina piace solo a chi non la fa e questa è una grande verità. Cosa mangi, becchime? Complex. Non ti danno da mangiare su sta barca. No, come vedi, ieri mangiavo un pezzo di pane e oggi sono costretta a mangiare complex. Non c'è altro. Proprio è il peggio di una nave negriera questa. Dicevo, perché non mi vuoi fare più neanche un abbraccino? Perché bisogna regolare le vele. Ma prima di regolare le vele facciamo un braccino, un coccolino. Va bene. Adesso vieni col velo. Abbiamo fatto anche più 3. Ho bisogno di 3 miglia in mezz'ora. Ma le facciamo. Guarda, guarda, scivolando. Ti vedono con la maglia nera, ma vedono che non più sbrodolata perché pensano che ti sei cambiata. Hai visto che bella pulita che ce l'ha oggi? Ti sei appena svegliata? Sì, Infatti hai lo sguardo un po' addormentato. infatti, ho sonno. Senti, abbiamo passato metà strada. Allora, ho fatto i calcoli. Sono 1460 miglia. 10 giorni sono 146 miglia al giorno. Siccome riusciamo a mantenere finora una media un po' più alta, su 150. Ma oggi cosa abbiamo fatto? 154. Però stanno un pelino fuori rotta. Per cui sono circa 8 miglia in più al giorno, in 10 giorni sono 80 miglia, diciamo che 9 giorni e mezzo più o meno. Dovremmo È una essere mente arrivati. diabolica, eh? Non ho mai fatto tanti calcoli in vita mia. Se poi aumenta un po' il vento possiamo anche migliorare. Oggi cos'è? Il 11° giorno? Adesso è l'11° giorno. Per cui così riusciremo a farlo in 20. Beh, Anzi, in 19 e mezzo, così potremmo riuscire a battere Frigga. io non credo, ma insomma saremo lì, dai, giorno più, giorno meno. Ma vediamo.
Vado? Sì. C'è fasto. Ah, è il permesso del capo. Ho chiesto il permesso al capo supremo e mi ha detto certo, neanche certo. Per la stampa non ci sta tutto. È un po' appiccicoso, per dire la verità. Sarà un wow, immagino. Ha la tonsillite che gli guardi in bocca? Io non credo riusciremo a mangiarlo tutto, Ecco, direttamente dal produttore al consumatore. Bene, signor pescatore, cosa ne ha fatto del suo wow? Abbiamo riempito tutte le pentole che abbiamo, non so come faremo a mangiare. E il resto abbiamo messo quei bei filettini sotto sale che va bene per fare gli antipastini, i risottini, la pasta. Ma quanto pesava il wow? E era almeno una quindicina di chili. Io ho la bilancia fino a 12, ma non l'ho neanche messo perché... E del dorado che è scappato, cosa mi racconti? È stata una triste perdita perché a me il dorado piace molto e poi si sta poco a pulirlo, si tira via la pelle, si sfiletta, è una carne molto soda, è una carne molto soda. Perché fai quell'occhio lì quando dici carne soda? Non so, perché mi viene da ridere. Certo che sembra una nave fantasma che ci viene vicino. Si fila, no? Ultimo giorno di navigazione. Che si dice in Pozzetto? Si dice che ormai è fatta solo se vediamo la rocca alta 4 metri però. Cos'è sta rocca? Oh, c'è una rocca qua in mezzo al mare alta 4 metri che non si vede perché l'onda la copre. Vabbè, basta evitarla, vuoi che la calippa sia così stupida da finirci sopra? No, la calippa no di sicuro, noi sì però. Sì, anche perché qua nessuno guarda mai davanti. Tu sei sempre impegnata con le parole crociate. C'è una certa rilassatezza. Senti, allora, quanti chili sei dimagrita? Dimagrita è una parola grossa, mi sa che ho messo su qualcosa in questo Ma giro. come, se tutti nelle traversate perdono peso, 6-7 kg, ci vogliono settimane per riprendersi. Io ho fatto la filosofia di Franco Baccara, meglio mangiare oggi che domani non si sa. E così non so come sono passati 19 giorni. E quindi non sei dimagrita. No, neanche un pochino. E tu? Ma e col sonno com'è andata? Bene. Bene. Quante ore di sonno ti mancano? Una, Una in 19 giorni? 2. No, ma stanotte arriviamo, buttiamo l'ancora, facciamo una cenetta tranquilla e poi facciamo nanna tutta la notte. Ah, insomma, stai cercando di dirmi che non sei stravolta. No, che magari sembro stravolta, sì, ma insomma, non sono proprio No, stravolta. magari sei solo un po' spettinata più del solito, no, no.
pieno pieno. Guarda che bello, cazzo. Come fai a mangiare quella roba lì? È una cosa buonissima. È un po' disgustosa, però. Non è disgustoso. È veramente una cosa disgustosa. E riesci a metterla in bocca, sì? Mamma mia. Vuoi anche tu?